Benvenuti a Bogotà. Posso dirlo, mi è venuto un brividino quando ho pronunciato il nome di questa città. Ancora devo farci l'abitudine al fatto che siamo effettivamente in Colombia, la nostra porta di accesso al Sud America. 7 ore di fuso orario rispetto all'Italia, quasi 10.000 km di distanza. Si parla spagnolo per colpa del colonialismo. Dovrebbe arrivare l'asso in fondo perché è amarillo, giusto? In fondo. La religione più diffusa è quella cattolica, oltre a quella per il calcio che ferma letteralmente il paese. Di chi è questa bocca? Il nome di questo paese suona familiare perché arriva da Cristoforo Colombo, genovese testardo che con il suo viaggio ha fatto qualche bel casino, ma che qui ironicamente non ci ha mai messo piede. Molto prima della colonizzazione era abitata da civiltà come Muisca, i Tairona, i Quimbaya, famosi per la lavorazione dell'oro, oro che ha ossessionato gli spagnoli per secoli. La Colombia affaccia su 2 oceani e ha ben 3 catene montuose. È uno dei paesi con la più alta biodiversità per chilometro quadrato del pianeta. È famosa per il caffè, esportato in tutto il mondo. Magari c'è un po' di Colombia anche nell'espresso che hai appena bevuto. Ha inventato la cumbia, quel genere musicale verso il quale provo un sentimento di amore-odio costante, ma che devo dire fa muovere il sederino. Però è inutile negarlo, la Colombia è spesso associata anche a pericolo. Pablo Escobar, cartelli della droga, eccetera eccetera. È come se avesse una doppia anima, da un lato colorata e dall'altro oscura. Oggi partiamo da Bogotà, la sua capitale, per iniziare a scoprire meglio questo complicato e intrigante paese. Già sappiamo che dovremo adattarci a un modo diverso di viaggiare, che dovremo adottare precauzioni e entrare in un ritmo nuovo. Ma siamo pronti a farlo, a capire che cosa c'è di vero e che cosa sono gli stereotipi e i sensazionalismi. Quello che però posso già dire è che questa città toglie il fiato e non è solo colpa dell'altitudine. Buongiorno ragazzi, da Bogotà, coloratissima. Stamattina siamo a questo mercato che si chiama Palo Quemao. È il mercato più famoso di tutta Bogotà, mercato coloratissimo. Noi ci siamo presi il caffè, 2 dolcetti, qua della signora al pan de bonitos della Virgen. Dirò solo questo, 8. sono le 8. Sono le 8. Allora, complice un po' jet lag, alle 5 eravamo svegli stamattina e quindi abbiamo detto, vabbè, sai che c'è, andiamo al mercato. Poi tra una cosa e un'altra si sono fatte le 8 e ci siamo presi questi dolcetti. Questa è la yuca e questo dovrebbe essere il cocco, forse, perché non abbiamo ben capito. Cioè, ce l'ha detto tutti, abbiamo scelto 2 che ci ispiravano. Io sto ancora dormendo. Si scioglie in bocca. Per venire qui stamattina ragazzi abbiamo fatto una passeggiata di 3 km dal centro dove stiamo fino a qui. Zone toste, abbiamo messo via la camera perché era veramente il caso di metterla via e abbiamo camminato velocemente. Tra l'altro volevamo prendere l'autobus ma non avendo la carta ricaricata non potevamo neanche accedere all'autobus, quindi vabbè, noi abbiamo preso e siamo andati dritti. Allora c'è da dire questa cosa, il Sud America non è il sud-est asiatico e bisogna stare un pochino più attenti perché la realtà è molto diversa qua. Comunque avremo modo di parlarne. Adesso facciamo un bel giro al mercato. Proprio all'ingresso c'è la Virgen, la Virgen che è da quel lato. Quindi la salutiamo e entriamo nel mercato. Già all'ingresso ci dicono che toda la Colombia è in un solo lugar, quindi tutta la Colombia in un solo posto. Devo dire che col marketing ci siamo, comincia molto bene. Quindi questa è la zona tutta quanta della frutta e della verdura, iper colorata. In questo posto vendono soltanto avocado ragazzi, fantastici. Questi qui sono veramente enormi e sono di un verde più chiaro, mentre ci sono questi che conosciamo meglio, li troviamo anche in Italia, sono quelli un pochino più scuri e più piccoli. Questa ragazzi è la zona delle erbe, ci sono proprio tutte le erbe direi e c'è un profumo nell'aria. Marijuana. Sì, esatto. Vedi? Sono foglie di marijuana secche. Il mercato apre tutte le mattine alle 4:30 e vengono a rifornirsi qui moltissimi ristoranti, quindi la mattina molto presto soprattutto si vedono quelli che hanno dei ristoranti che vengono qui a rifornirsi del cibo per appunto la giornata. A me gusta mucho questo mercato, me gusta mucho. Questa è nella parte della carne. Sì, è cambiata decisamente. Macellai dappertutto, anche di fronte, sì. Tutti attorno a noi. Tutto il mercato è coperto e direi che non è male, visto che a Bogotà il tempo è sempre molto molto ballerino. Hola, buenos días. Il banchetto più piccante del mondo ragazzi, abbiamo addirittura l'habanero da questo lato, poi qui abbiamo quello arancione, quello dolce e jalapeno. Ammazza ragazzi, ma che carote ci sono qua?
Oddio. Tra i vari frutti che ci sono spunta sicuramente il platano, che è questo qui, che si deve cucinare, però in genere viene impastellato e fritto e viene servito molto spesso nei piatti salati, quindi si mangia anche questo platano fritto. Questo, ragazzi, non è un mercato normale, siamo nel mercato più grande della capitale della Colombia, che è uno dei paesi più grandi del Sud America, quindi è un mercato molto importante che non va preso sotto gamba. È tornata una vecchia conoscenza, ragazzi, il cactus. Eccolo qua, nopales, lo vendono anche qui in Colombia e probabilmente si usa per fare diversi piatti anche tradizionali. Chicchi di mais sono grandi quanto un dito, sono enormi. Guarda qua. Tanti negozi hanno le specialità. Questo per esempio è il negozio delle uova. Ecco, solo e solamente uova. Non pensavo potessero esistere così tanti tipi di uova diversi. Cioè, guarda, Anche diversi sono? colori. Ma probabilmente roba. anche diversi animali, diverse Sì, grandezze. sì. Ce n'è per tutti i gusti. Piccolo stop per riscaldarci perché oggi fa veramente freddo. Allora ci siamo fermati in questo chiosco che è proprio in mezzo al mercato. Guardate che carino, poi bello si riflette tutta la frutta dietro. Ci siamo presi le nostre due bibite scaldanti preferite. Devo dire che il caffè è molto buono in Colombia, è fortissimo e si chiama tinto. Cioè se tu vuoi il caffè nero normale si chiama tinto, non devi dire nient'altro perché dicendo caffè si intende invece il caffè con il latte e quindi io lo volevo bello nero e potentissimo. Sì, è lungo ma in realtà è bello forte, bello strong. Io invece ho preso questa che si chiama semplicemente aromatica, cioè è dell'acqua calda con la menta e la panela, che è praticamente lo zucchero grezzo di canna. Los compositores que yo quiero tanto, los que abrieron las puertas para cantar mi llanto, y ahora que no están les canto con gusto, que sepan que su ejemplo se quedó en el mundo. Allora ragazzi, vedete, Paolo è andato a chiedere dove si può trovare da mangiare una foto che abbiamo visto un piatto su internet sì. e allora è andato a chiedere prima di tutto cosa fosse e secondo dove si poteva mangiare. Questo qua, perché a vederlo così sembra quasi un arancino, no? E invece no, le signore hanno detto che è una papa rellena, quindi una patata ripiena, però ha dentro l'uovo, non vedo la carne e tanto riso, quindi così a vederlo così sembra proprio un arancino. Ho detto che si può trovare lì, adesso non so se la mangiamo così adesso alle 9. Ma perché no, voglio dire, alle 8:30 di io mattina. ho sgrassato con l'aromatica qua, quindi ci può stare. Prima lezione di spagnolo da mercato. Allora, quando il venditore o la venditrice ti vede, ti dice subito alla orden, cioè ordinami, dimmi quello che vuoi. E quando invece il compratore vuole ordinare, prendere qualcosa, dice me regala, per dire mi dia questo o mi dia quell'altro. Particolarità dei prezzi qui in Colombia, come vedete la frutta e verdura si vende alla libra e una libra corrisponde a 453 grammi, quindi quasi mezzo chilo. Bisogna quindi tipo raddoppiare i prezzi per capire più o meno quanto costa il chilo. Siamo arrivati adesso nella zona della pescheria che devo dire è tenuta molto molto bene, ci sono tutti i banchi frigo, ma soprattutto perché comunque Bogotà è parecchio lontana dal mare. Adesso sì. siamo tra i monti, però di pesce ce n'è a volontà, tipo questo qua tutto maculato. Ma che pesce è questo? Hola señora. ¿Cómo se llama esto? Ay, no sé cómo se llama ese pescado. Bagre. 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 Ok. Pero es que hay diferentes, ¿cierto? ¿Es de mar o de río? De río. Muy grande, Grazie. Abbiamo scoperto che cos'è questo pesce, si chiama bagre rayado, è questo pesciazzo maculato ed è di fiume. Me dijeron che è muy ricco, molto gustoso. Ricarichiamo adesso la carta per l'autobus da questo signore dentro il baracchino. 4 pasajes. Muchas gracias. Fuori dal mercato poi ci sono tutti i ristoranti e banchetti, ma c'è questo che è particolare, si chiama lecioneria, dove si può prendere la leciona. Questa è la lecioneria della Donna Rosalba. Vedete qua fuori c'è proprio il maiale intero che sembra quasi fritto esternamente. E questo è il piatto, la leciona, che è riso, maiale e anche piselli. Si chiama leciona perché viene da lece, cioè da latte, perché questo è un maialino da latte e ragazzi questo è uno dei piatti tipici più importanti della Colombia. Andiamo a prendere l'autobus dall'altra parte della strada, questo è il passaggio, attenzione perché non è il massimo direi.
Bisogna salire e passare di là. E l'autobus passa da quel lato, il centro è dall'altra parte. Un must ragazzi è la musica onnipresente, comunque si può bailare un pochino quando si aspetta l'autobus che dovrebbe arrivare là in fondo perché è amarillo, giusto? In fondo. Là in fondo. È bellissimo, Paolo è tornato a parlare il suo spagnolo, non spagnolo. Eccolo qua, sarà questo, Che numero è? Attenzione, eccolo, è lui. Adesso con la tarjettina si accede. Tieni Angela. Andiamo. Gracias. Questa è la strada che abbiamo fatto stamattina, ci sono persone che dormono proprio in mezzo qui alla strada, si può vedere anche qui. E in effetti stamattina non abbiamo avuto una bellissima sensazione e insomma non ci siamo sentiti molto a nostro agio. Siamo tornati nel quartiere della Candelaria, che è proprio il centro storico di Bogotà, e guardate qua ragazzi che carini, piccoli lama, sono tipo quei cagnolini che accendi e si muovono, versione lama però. Versione lama. E infatti si accende, guardalo. Questa ragazzi è la Carrera 7, cioè la strada pedonale che conduce proprio nella piazza centrale della città. Ci sono tutti questi banchetti che aprono piano piano e si anima tantissimo la città durante tutta la giornata fino al tardo pomeriggio, quando è il momento in cui c'è più gente in giro. Fa frescolino ragazzi qua, il sole va e viene, anche perché comunque siamo in alta montagna, cioè Bogotà è a 2640 metri sul livello del mare e si trova proprio nel mezzo del paese, è la capitale ma anche il centro economico più importante. La prima cosa che salta subito all'occhio sono i contrasti tra questi edifici coloniali e dietro invece tutti i grattacieli alti e più moderni, infatti non si capisce bene quale sia lo stile della città. Il filo conduttore però mi pare evidente, cioè il colore ragazzi, c'è colore dappertutto. Bogotà è una città da 8 milioni di persone ragazzi, quindi super congestionata, incasinata, però la domenica tutto il centro viene chiuso e diventa tutta zona pedonale, quindi si può soltanto camminare o andare in bicicletta. La struttura è a griglia e quindi sono queste strade che vanno in, diciamo, in verticale e orizzontale, è tutta fatta così. Spuntino ragazzi di metà mattina, questo è il buñuelo, una palla fritta che all'interno ha formaggio, eccola qua, non è, guarda che bella calda dentro, c'è il fumo. E questo invece è qualcosa di yucca, pan de yucca, questo invece dovrebbe essere con all'interno il riso, eccolo qua, riso, uovo, carne, e la yucca in teoria è un tubero, quindi l'abbiamo visto anche al mercato. Questo assomiglia, sì, all'arancino, ma tantissimo. Facciamo l'assaggio. Diciamo che ragazzi formaggio e fritto sono le parole chiave in questa cucina. Me gusta mucho ragazzi, come la papa rellena, anche questo pan de yucca me gusta perché è bello speziato, mi piace, è proprio buono, anche ad Angela ha apprezzato. Devo dire sì, molto buono, sono delle belle portate queste, che ti riempiono e ti rendono felice. Questa è Plaza Bolívar, che è il cuore proprio del centro storico di Bogotà, è dedicata a Simón Bolívar, che è una figura importantissima per l'indipendenza di molti paesi dell'America del Sud e in questo caso appunto della Colombia, del Venezuela e altri paesi, Perù e Ecuador, e quindi c'è una statua a lui dedicata proprio in mezzo alla piazza, è lì dietro, ma questa piazza è bellissima a 360 gradi, cioè puoi fare tutto il giro e ti fermi ad osservare tutti questi edifici, sono stupendi, ci sono sia edifici religiosi che edifici governativi e politici. Pide otra canción, pide la que lloro por su corazón. Angela che fa la foto alle signore.
Ciao, gracias. Bogotà? Sì. Che carine che sono le persone in questo paese, ragazzi. C'è sempre questo bel sorriso, sono carinissime. Dalla piazza principale poi, ragazzi, partono queste stradine che vanno verso la montagna e qua si può vedere come sia carina questa parte coloniale della città e lì in fondo appunto la montagna con le casette colorate. Comunque, ragazzi, 3 secondi fa c'era un bellissimo sole e io mi sono messo il cappello e adesso sta per piovigginare. Sentiamo quella piovigginina. Da questa mappa si vede perfettamente la struttura a griglia delle strade. Infatti ci sono le strade verticali che vengono chiamate caie e quelle orizzontali che sono chiamate carrera, e per chiamarle dicono la quarta, la quinta, la sesta. Noi prima eravamo sulla settima, che è questa qui, quella centrale, e adesso invece siamo sulla 10ª e qui ci troviamo davanti al primo teatro della città. Siamo al nostro terzo giorno in Colombia, ragazzi. Non so se sia l'altitudine oppure il jet lag. Fatto sta che siamo un pochino rinco ancora. E adesso basta uscire leggermente proprio dal centro pedonale che si può vedere effettivamente quanto pesi il fatto che questa città sia di 8 milioni di persone. In questo momento invece siamo sotto una delle chiese più importanti della città. Si chiama Catedral della Nuestra Señora del Carmen. E Angela te la Su Nuestra Signora, ti proprio ti sei lasciato prendere. Allora, ragazzi, qui c'è un pizzico d'Italia perché è stata costruita dall'architetto fiorentino Giovanni Buscaglione, che per costruirla si è richiamato al gotico fiorentino con queste righe, ma ci sono anche degli elementi arabeggianti e bizantini in questa chiesa che devo dire è molto bizzarra da vedere qui a Bogotà. Dirò forse una fesseria, ragazzi, però secondo me questa parte ricorda un pochino Milano. Ci sono gli edifici alti sui lati e poi qua quasi mi immagino un tram che passa e le persone che passeggiano. Vabbè, diciamo che questa è l'unica analogia con Milano, perché poi in realtà si arriva in una piazza dove succedono delle cose che a Milano non succedono. Innanzitutto qui ci sono tantissime persone che vengono a passeggiare, a chiacchierare, e infatti qua sono tutti quanti all'ombra. Ci sono anche i banchetti dove si mangia, ma non è questo il punto. Il punto è che da una parte della piazza si vendono smeraldi e da quel lato ci sono i venditori di smeraldi. ¿Son esmeraldas? No. ¿No? Pues, ¿Qué es esto? Esos son cuarzos. Cuarzo. Esmeralda, Cuarzo. comprar una esmeralda bonita. Esto es cuarzo. No, esmeralda. Ah, emeraldo. Al signore l'emeraldo, ok. Quando si arriva in questa piazza si vedono tutti questi signori lì in piedi fermi che stanno aspettando. Uno dice cosa stanno facendo, c'è qualcosa di losco dietro. Anche con questi cappelli un po' da cowboy. In realtà sono degli intermediari, cioè tra chi ha lo smeraldo e chi lo vende, no? Quindi fanno da tramite, insomma, sono quelli che contrattano e si possono fare dei veri e propri affari. Qui ovviamente si sanno riconoscere bene le pietre, perché si possono anche prendere delle belle sole, insomma, qui, perché la Colombia è uno dei principali produttori di smeraldi, ma il più importante per quanto riguarda la qualità, cioè la qualità migliore si trova proprio in Colombia. E è strano perché uno si aspetta di vederli nelle gioiellerie o chissà dove, invece li vendono proprio qui in piazza. Buenas, hello. ¿Estos es esmeraldas? Sí, pregunta sin compromiso, mira sin compromiso. Si quieres tomar una foto, míralo, pídalo. Ho parlato un secondo con il ragazzo che c'è qui in piazza, che aveva un bel banchetto con un sacco di pietre diverse, mi ha raccontato un po' la differenza. Si parte chiaramente dalle pietre meno preziose a quelle più preziose, quindi gli smeraldi, che possono costare anche tantissimo. E lui ci ha lasciato questo regalino, uno smeraldo di bassissima qualità che ci ha lasciato semplicemente come regalo e per ricordo. È il momento del pranzo, siamo venuti in un posto bellissimo, ragazzi. Allora, qua fanno soltanto menù fisso, si può scegliere tra vegetariano oppure con carne o pollo. Noi abbiamo scelto stavolta in controtendenza carne e pollo. Allora, questo è il posticino all'interno, c'è un sacco di gente, Il prezzo è questo, è fisso. Ed è
14.500, che sono 3 euro, e ci portano un piatto completo con tutte le i vari contorni e anche da bere. Comunque è bellissimo perché all'ingresso proprio si vede panaderia, bizcoceria, tutto molto all'antica, un bell'ambientino. Yo vivo con todo, no me queda más. Aquí y ahora es cuando. Si comincia con una bella zuppa di verdure e ragazzi, visto il clima, va benissimo. Buona la soppita. E adesso passiamo al piatto principale, bello completo. C'è anche il riso, verdure, platano fritto. Qua abbiamo un'altra insalata e il riso. Ho già detto riso? Sì. E questo è il pollazzo. Siamo saliti ragazzi nella parte più alta del quartiere La Candelaria, quella proprio dove ci sono tutte le casette colorate, e infatti ci si può rifare gli occhi qua sopra e ci sono pochissime persone in realtà rispetto al centro, probabilmente perché c'è la salita. sarà per quello, per la salita. Sarà la salita, diciamo che rallenta, rimangono tutti giù sotto, questa qua è bellissima però. E poi si vede qua la pendenza della strada, perché guarda la casa come in diagonale in pratica. Bella questa parte ragazzi, non c'entra niente con il resto della città, sono comparsi anche i murales, questo per esempio è fatto benissimo. Anche il trenino rosso. Hola. Il quartiere è molto molto bello ragazzi, ma fino a qualche anno fa probabilmente non era così, era molto meno turistico e molto più malfamato, e comunque abbiamo notato che ci sono tantissimi poliziotti a tutti gli angoli delle strade di questa parte appunto alta. Tutte le strade sono appunto numerate, qui ad esempio siamo all'incrocio tra la Carrera Prima e la Calle 10, ma hanno anche un nome. In questo caso abbiamo la Calle del Fantasma e da questo lato invece la Calle del Calvario. Qui dall'alto poi si vede ancora più la differenza tra il centro storico, che ha tutte le abitazioni molto basse, e tutti i grattacieli altissimi che ci sono invece sullo sfondo. Il quartiere della Candelaria è proprio il luogo dove è nata tutta la città di Bogotà. Infatti qui è stata fondata nel 1500 con l'arrivo degli spagnoli, proprio la città di Bogotà, che era un centro importante durante l'epoca coloniale. Ma questa città in realtà ha una storia molto più antica, perché in epoca precolombiana questo era un centro per la popolazione dei Muisca. Musica e colore. Ecco, la Colombia io me l'aspettavo proprio così, devo dire che non ci sta affatto deludendo in questi primi giorni qui a Bogotà. Adesso siamo in questo quartiere, c'è questa strada strettissima, ci sono delle vere e proprie opere d'arte sui muri. Questo qui ragazzi è il quartiere bohemien della città, che si anima soprattutto al tramonto. Guardate che bella vita che c'è, ci sono artisti di strada, c'è la musica in tutti i locali, e qui si viene per bere la chicha, che è questo liquore fermentato a base di mais. Di chi è questa boca? Di chi è questa boca, ragazzi? Nel centro di Bogotà c'è questo murales dedicato a Laurita Pausini. Incredibile! La storia della musica italiana è qui!
Questa stradina super famosa si chiama Calle dell'Embudo, proprio perché ha questa forma a imbuto, cioè si stringe andando verso il basso. I murales poi hanno tutti quanti un significato. Questo per esempio ci dice Somos diversidad, siamo diversità. Quando abbiamo detto ai familiari, agli amici più stretti che saremmo venuti in Colombia, in generale in Sud America, la prima cosa che ci è stata detta è: ma siete sicuri? Ma perché proprio lì? Ma state attenti, perché lì funziona così, lì è pericoloso, lì ci sono problemi, la droga, il cartello, Pablo Escobar. E quindi devo dire che non possiamo non ammettere che comunque la Colombia abbia una brutta fama. E in effetti fino a qualche anno fa la Colombia era associata appunto a questo, alla violenza, alla guerriglia urbana, ai narcos, e quindi un'immagine molto negativa che ha portato a pensare che fosse un paese molto pericoloso. Non sto dicendo che non fosse così, perché comunque ha vissuto un periodo davvero molto difficile, caratterizzato da rapimenti, uccisioni, anche tra civili. Quindi questa cosa è risuonata soprattutto nelle notizie, è arrivata fino a noi e ha portato a pensare che la Colombia fosse soltanto questo. Quindi sì ragazzi, è vero, bisogna stare più attenti. L'abbiamo vissuto anche stamattina sulla nostra pelle quando siamo entrati in posti dove era meglio non entrare, in quartieri dove era meglio non passare. E quindi bisogna aprire un occhio in più, bisogna stare un pochino più attenti, ma ricordarsi che non è tutto esattamente come viene raccontato. Appunto a noi arriva sempre una cassa di risonanza negativa su alcuni paesi, su alcuni accadimenti, ed è bene o male sempre così, ma non è l'unico caso al mondo, è successo in tantissimi altri casi, ma c'è sempre tutta l'altra storia, tutta l'altra pagina. C'è da dire anche che la Colombia ha fatto degli enormi passi avanti nel tempo e adesso delle città come Bogotà sono dei veri e propri centri turistici che si stanno anche un po' togliendo quell'immagine negativa a cui sono sempre stati legati per anni. Anzi, adesso c'è proprio una seconda vita di questi luoghi che, ragazzi, hanno una cultura, un senso anche dello stare per strada, la comunità, che è bellissimo. Quindi detto questo ragazzi, allora noi staremo molto più attenti, seguiremo diciamo delle regole base anche per evitare problematiche, per esempio evitare di uscire la sera, la notte, evitare di frequentare alcune zone, prendere di più i mezzi pubblici per raggiungere i posti, quindi evitando di passare nelle zone periferiche, studiando un pochino di più magari i quartieri, capire quali sono i quartieri sicuri, i quartieri meno sicuri. Questo è quello che abbiamo sempre fatto anche quando eravamo in Messico, ovunque, in Guatemala. Ma in realtà ovunque, sono delle accortezze ovunque, che si fanno ovunque nel mondo ovviamente e che ti permettono di fare un viaggio sereno. Questo vale qui, ma ovunque davvero. Siamo tornati alla piazza principale ragazzi, qua ci sono un sacco di militari dappertutto, davanti alla chiesa principale, là ce ne sono altri due, ce ne sono diversi poi sparsi qua e là. In realtà questi due stanno semplicemente dando da mangiare ai piccioni, però ecco, fa strano, devo dire la verità, fa strano per chi, specialmente per chi non è abituato insomma a vedere questa presenza massiccia. Sì, delle forze dell'ordine sono qui per mantenere appunto il controllo e la sicurezza di tutti, però devo dire che se non sei abituato rimani un attimo, dici ok, va bene. Anche in Messico era più o meno così e diciamo che non abbiamo più l'occhio allenato. Non abbiamo più l'occhio, ce lo stiamo allenando adesso, esatto. Ragazzi, comunque ecco, finisce questo video qui da Bogotà, ci vediamo nel prossimo video e ci saranno cambiamenti perché lasceremo poi la città e proseguiremo verso altri luoghi della Colombia. Molto bene, devo dire, i primi giorni qui, siamo molto emozionati, ci stiamo prendendo bene, come si suol dire. Esatto, mi stiamo sta prendendo un po' bene nel ritmo colombiano, ecco. Ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto voi iscrivetevi subitissimissimo al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima ragazzi! Ciao chicos!